Il racconto dell'Evangelista Marco è iniziato con una giornata speciale a Cafarnao, dove il narratore ha mostrato l'attività intensa e straordinaria di Gesù, con i suoi discepoli, con la folla e anche da solo. Tutto il racconto di Marco è organizzato in due fasi importanti, che culminano entrambe con una professione di fede. La prima parte del racconto tende alla professione di fede dell'Apostolo Pietro. Questa prima parte, a sua volta, può essere strutturata in 3 momenti differenti. Ciascuno di questi momenti termina con una nota polemica di rifiuto e di aggressione. Così la prima parte del racconto termina al capitolo 3, versetto 6, con questa indicazione. I farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Fin dall'inizio gli avversari si rendono conto che Gesù è pericoloso, che il suo annuncio è straordinario e va fuori di ogni schema tradizionale. Comincia subito dopo una seconda parte e Marco abitualmente all'inizio di ogni parte pone un sommario e un racconto di vocazione. Questo sommario che troviamo al capitolo 3 è ampio, non descrive un episodio in particolare, ma appunto come sommario riassume quello che era abitualmente il comportamento di Gesù, quello che faceva in genere. Viene notato soprattutto che una folla immensa da tutte le regioni circostanti accorreva a Gesù per sentirlo parlare, ma soprattutto perché guariva. Le guarigioni compiute da Gesù sono, da un punto di vista di ricostruzione storica, senza dubbio il motivo che ha attirato le folle. Semplicemente dei bei discorsi non attirano la simpatia del popolo. È necessario ipotizzare come dato storico necessario che Gesù abbia compiuto qualche cosa di straordinario a favore della gente semplice. Ed è proprio questo intervento terapeutico di Gesù che attira l'attenzione del popolo. Subito dopo il sommario, Marco narra la costituzione dei 12. Adopera il verbo fare, come se si trattasse di un intervento creatore. All'inizio della prima parte ha narrato la chiamata di 4 discepoli, Simone, suo fratello Andrea, Giacomo e suo fratello Giovanni. Adesso dice che Gesù costituì in modo stabile un gruppo costituito da 12 persone. Salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne fece 12, creò i 12. Notiamo i particolari. Gesù salì sul monte e chiamò quelli a cui voleva bene, sceglie liberamente con un criterio di affetto e loro rispondono, si avvicinano a lui. Da questo gruppo
ampio di coloro che lo seguono con affetto, Gesù ne sceglie un piccolo gruppo con numero preciso e determinato. Ha una valenza simbolica il 12. Dice il richiamo al nuovo Israele, come i 12 patriarchi che avevano dato inizio alle tribù, figlie di Giacobbe, così adesso il nuovo Israele ha 12 patriarchi che danno inizio ad una nuova fase storica. Gesù crea questo collegio e l'Evangelista precisa due fini importanti. Li costituì, primo, perché fossero con lui, secondo, per mandarli. Apostolo significa inviato, delegato. Gesù li ha scelti per poterli mandare a compiere un'opera che egli ha indicato chiaramente. Ma prima di mandarli, il fine che Gesù si è riproposto è quello di tenerli con sé. Li scelse perché stessero con lui. Nell'originale greco c'è il verbo essere, che è ancora più forte del verbo stare. L'obiettivo di Gesù è che gli eletti siano con lui. Essere con il Signore è il vertice, è la meta a cui ogni discepolo tende. L'importante è essere con lui. Da questa comunione di vita nasce la missione. Si può essere inviati di Gesù, portavoci della sua parola, solo se si è con lui. Ciò che caratterizza gli apostoli è essere stati con il Signore. Da questo nasce la missione, che ha a sua volta due obiettivi. Primo, predicare. Secondo, scacciare i demoni. Gesù aveva iniziato in sinagoga annunciando e liberando un uomo indemoniato. Lo stesso tipo di attività viene adesso delegato ai suoi apostoli. Il loro compito è annunciare il Vangelo, ma quella parola è una parola efficace. Non si tratta semplicemente di raccontare una storia, ma di agire sull'umanità, e per Marco l'azione fondamentale è quella del combattimento contro lo spirito delle tenebre. Il compito degli apostoli è scacciare i demoni, vincere il nemico e liberare l'uomo. Quella parola del Vangelo ha una funzione terapeutica, redentrice, libera l'uomo dall'oppressione del male. Ne fornisce quindi i 12 nomi, secondo un elenco tradizionale che conservano anche gli altri evangelisti. A questo punto inizia il racconto della seconda parte del suo Vangelo, con un momento di incomprensione. Incorniciato l'episodio dall'incomprensione dei parenti, al centro c'è l'opposizione dura, calunniosa degli scribi venuti da Gerusalemme. Evidentemente sono stati mandati dalle grandi autorità della capitale per informarsi su questo strano predicatore di Galilea. Il problema all'attenzione di questi scribi è il fatto che Gesù liberi
alcuni indemoniati. La loro interpretazione è strana, provocatoria. Dicono che Gesù è un alleato del diavolo, è un suo inviato, è un collaboratore di Satana e, messosi d'accordo col capo, fa dei segni eclatanti proprio per dominare e schiavizzare. È una presa di posizione tragica, perché significa non accettare la luce, non voler vedere le cose così come stanno, anzi è una opposizione violenta che cambia il giorno nella notte. E Gesù chiama questo atteggiamento bestemmia contro lo Spirito Santo. Cioè è la chiusura ostinata, cosciente e ferma della rivelazione portata da Gesù. Di fronte ad un'opera che libera l'uomo e che dà salvezza e possibilità di vita, dire che viene dal diavolo significa non voler vedere la realtà, chiudersi ostinatamente nel rifiuto. Questo atteggiamento non può essere perdonato, perché non chiede perdono. L'unico peccato che non può essere perdonato è quello di superbia che nega il peccato e che ritiene di non avere bisogno di peccato e che non riconosce in Gesù colui che porta la misericordia di Dio. Intorno a questo centro così negativo si muove anche la famiglia stessa di Gesù, i suoi parenti. Sono chiamati fratelli e sorelle. Era il linguaggio abituale con cui in quel contesto giudaico venivano indicati i parenti in genere, cugini, ma anche zii, nipoti, cognati, erano in genere indicati come fratelli. Noi potremmo tradurre parenti per creare meno problemi, ma anche conservando il testo originale comprendiamo il senso. I suoi parenti da Nazaret si sono spostati fino a Cafarnao, perché anche loro hanno sentito notizia di queste straordinarie imprese compiute da Gesù e non capiscono. L'Evangelista dice che anche la madre di Gesù è presente con gli altri parenti, soltanto che la folla fa ressa intorno a Gesù e i parenti non riescono a raggiungerlo. Arriva il messaggio di bocca in bocca e quelli più vicini al maestro gli riferiscono: fuori ci sono tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano. E Gesù reagisce in un modo apparentemente strano. Domanda: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Poi, girando lo sguardo su quelli che erano seduti intorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Perché chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre. Lo sguardo circolare di Gesù è una pennellata tipica di Marco. Lo descrive mentre prima di parlare gira la testa tutto intorno, fissando negli occhi quelli che lo stanno ascoltando. Mia madre e i miei parenti siete voi, dice. Voi che ascoltate le mie parole, siete diventati la mia famiglia. Per essere mio parente dovete fare la volontà di Dio. Non è un atto di disprezzo verso la madre Maria, anzi è proprio il modo con cui Gesù ci dice la grandezza di sua madre.
è colei che ha fatto la volontà di Dio. È diventata sua madre non per meriti particolari, ma per avere accolto la parola che il Signore le ha rivelato e ha fatto quello che il Signore le ha chiesto. La parentela umana di Gesù viene superata. Per far parte di questa nuova famiglia che Gesù istituisce, non bisogna essere legati a Lui da vincoli di sangue, bisogna essere legati a Lui da vincoli di obbedienza, essere come Lui disponibili alla volontà del Padre. Cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Così inizia il capitolo 4. Marco ogni tanto nei suoi passaggi sottolinea di nuovo, per dire l'aveva già fatto, ma lo ha ripetuto in altre circostanze. Vivendo in paesi che si affacciavano sul lago di Galilea, definito in modo un po' enfatico mare, Gesù spesso radunava gente sul litorale. La spiaggia era un ambiente ampio e libero, dove si poteva raccogliere la folla, tenendo conto che invece i villaggi erano molto ristretti, non avevano piazze o vie grandi che potessero accogliere delle folle. I campi erano coltivati e quindi la spiaggia era un ambiente aperto, libero, dove era possibile ammassare tante persone. Per poter mantenere un certo distacco e non essere assalito, Gesù insegna da una barca. Si siede e, rimanendo a qualche metro dalla riva, può osservare la gente che si è raccolta e lì serenamente parlare loro. Inizia così il capitolo delle parabole. È uno dei discorsi rari che Marco ha raccolto antologicamente. È una raccolta di parabole. Gesù insegnava in parabole. La parola greca parabole indica una storia gettata a fianco che passa attigua alla realtà. La parabola è un racconto vivace di una storia di vita che aiuta a comprendere la vita umana e la storia dell'umanità in genere. Sembra che non c'entri niente con la situazione concreta e invece, grazie all'abilità del narratore, quella storia permette all'ascoltatore di tirare delle conseguenze, di dare la propria opinione, formulare un giudizio, compromettersi. Le parabole di Gesù cercano di dialogare con gli ascoltatori, provocano il dialogo. Spesso iniziano con "che ve ne pare?" o "chi di voi se..." È un modo per fare una domanda e aspetta una risposta. La prima parabola che Marco ci racconta è quella del seminatore, o meglio dei vari terreni che accolgono il seme gettato dal seminatore. Inizia questa storia con una figura emblematica. Il seminatore uscì a seminare. Non uno qualsiasi, ma il seminatore. Fin dall'inizio c'è un riferimento a colui che dà il seme, colui che è all'origine del dono della vita, e quel seme che viene gettato è una figura della rivelazione.
il seminatore uscì. Di per sé quel verbo potrebbe essere inutile. Volete che semini in casa? E perché iniziare il racconto con quella sottolineatura? Uscì è proprio l'immagine di Dio che esce da sé per andare incontro al mondo, gettando la parola, la quale cade un po' dovunque. Questa parabola presuppone il modo di lavorare degli antichi contadini palestinesi. Non aravano il terreno, e l'arato era un'invenzione medioevale. Seminavano sul terreno, così com'era, e poi con qualche attrezzo smuovevano un po' la terra per ricoprire i semi. È quindi inevitabile che dei semi cadano sul sentiero, in mezzo alle pietre o fra le spine. Però c'è anche tanta terra buona. E dice Gesù raccontando la parabola, il seme che cade nella terra buona produce il 30, il 60, il 100 per uno. Ora noi non ci intendiamo molto di agricoltura e di resa del grano, ma i contadini del suo tempo che ascoltavano questo racconto, certamente con la testa gli facevano cenno di no, non è possibile. Un quintale di grano se ne rende 7, è già tanto. Oggi, con tutti i nostri sistemi più sofisticati, arriviamo a 15, a 20 non ci si riesce, arriva. E Gesù propone 30, 60, 100 per uno. Il punto focale della parabola è qui, è la provocazione. C'è un seme particolare che sta producendo un risultato immenso, spettacolare, che va al di là di ogni umana previsione. Prima ha raccontato l'incomprensione dei parenti, che vorrebbero portarlo a casa perché lo ritengono matto, l'ostilità chiusa, perversa di alcuni scribi che lo considerano alleato del diavolo. E i discepoli pensano, stiamo sprecando tempo, non si arriva da nessuna parte, i risultati non ci sono. La parabola serve come insegnamento di consolazione. Il frutto verrà, i risultati saranno eccezionali, anche se in partenza non sembra. La spiegazione sui 4 tipi morali è probabilmente un'aggiunta della prima comunità cristiana che ha cercato di adattare questo racconto e di esortare moralisticamente. Non siamo superficiali come il terreno, non siamo incostanti come il terreno pietroso, non lasciamoci soffocare dalle preoccupazioni, diventiamo terreno buono per raccogliere il seme della parola e portare molto frutto. L'obiettivo è annunciare un seme che cresce e non indicare un terreno che è così e non può essere diversamente. L'obiettivo è quello di stimolare gli ascoltatori a essere accoglienti. Chi accoglie la parola e fa la volontà di Dio, questi porta frutto. Questi può diventare fratello, sorella e madre di Gesù.